Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi l'avventura inizia qui alla Madonnina del Blockhouse. Mi trovo circa a 2000 metri di quota più o meno e sono sulla Maiella, nel Parco Nazionale della Maiella. Avevo un piano in mente per la fotografia di oggi, ma non so se si realizzerà. Normalmente i piani negli ultimi tempi saltano molto facilmente per via del meteo. Sono qui appunto a 2000 metri e la condizione è quella che vedete, c'è nebbia, però le previsioni danno un bel tramonto, per cui mi incamminerò da quella parte verso la tavola dei briganti e arriverò dove sarà possibile arrivare e scatterò le mie fotografie. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure. Rimanete con me per scoprire insieme come andrà a finire l'avventura di oggi. E percorrendo questo bellissimo sentiero che attraversa la Mugheta in circa 20 minuti, forse mezz'ora, con le mie pause fotografiche, si raggiunge dalla Madonnina del Blockhouse questa sella da cui parte la cresta che unisce il Monte Blockhouse, che sta lì, proprio lì in mezzo alla nebbia, e il Monte Cavallo che sta dietro le mie spalle, proprio lì dentro la nebbia. Naturalmente il programma era quello di proseguire lungo questa cresta per fotografare la cresta, appunto, con i Pini Mughi, in fondo il Monte Focalone, la Maiella, però insomma devo fare un po' il punto della situazione e le previsioni del tempo davano variabilità, nuvole e sole, ma non davano pioggia, per cui non davano temporali, per cui sono abbastanza tranquillo e non credo che si verificheranno temporali e quindi anche tuoni e lampi, che sono molto pericolosi in montagna. Vedo anche che sopra le nuvole, come diceva una canzone, il cielo è blu, per cui io credo che queste siano solamente delle nubi di vapore e credo che si potranno dissolvere. Il sentiero in questo punto della montagna è ben segnato e ben evidente a terra, per cui basterà seguirlo senza allontanarsi dal sentiero e non ci saranno problemi di orientamento, per cui la mia idea è quella di proseguire ancora per un po' e vedere come evolve la serata. Ma prima di continuare con questa avventura volevo ricordarvi di andare a visitare il mio sito internet, perché ho attivato il calendario dei prossimi workshop che si terranno
dal prossimi weekend fino a tutto l'autunno e poi anche l'inverno. E c'è anche una newsletter, se vi iscrivete otterrete poi uno sconto da utilizzare per delle stampe o magari per il prossimo workshop. Io prendo i bastoncini e mi incammino verso la cresta del Monte Cavallo. E quindi alla fine è valsa la pena di attraversare la nebbia sotto il Monte Blockhaus verso il Monte Cavallo. Ho raggiunto qui la cresta che raggiunge appunto il Monte Cavallo, la tavola dei briganti che si trova da quella parte, e si è aperto uno spettacolo a dir poco veramente, non so come descriverlo, veramente bello. C'è un tappeto di nuvole, di vapore, che dalla valle dell'Orfento fino al Gran Sasso, in fondo da quella parte, si copre praticamente tutto il territorio, tutta la valle del Pescara, praticamente buona parte dell'Abruzzo. E la Maiella da questa parte spunta dalle nuvole con il Monte Focalone e la valle dell'Orfento, questo vapore che piano piano sale. Credo che mi fermerò qui a scattare qualche fotografia, non voglio andare oltre, voglio accontentarmi di quello che ho trovato. Ho montato il polarizzatore e ruotandolo andrà a dare un po' di corpo alle nuvole. Prima di montare anche il filtro graduato voglio effettuare una composizione. Da quella parte è tutto molto nuvoloso, per cui credo che forse mi sposterò di là e si vede un po' la montagna delle Murelle e una cresta che va verso la montagna, che però in questo momento anche è offuscata. Ecco, vedete, in questo momento si è coperto tutto e non c'è neanche la fotografia che avevo in mente, però voglio comunque posizionare il mio cavalletto per essere pronto a scattare nell'attimo esatto in cui la nebbia e le nuvole mi lasceranno vedere il panorama. Ho deciso anche di tenermi un po' più alto per avere una posizione più elevata rispetto al primo piano, la montagna. Ho sistemato il cavalletto qui, in questo punto c'è una bellissima roccia che crea un invito a guardare verso la montagna. Purtroppo in questo momento non c'è neanche un filo di luce, per cui la fotografia è veramente molto difficile. E se questo scatto non sarà realizzato, perché in questo momento sono in mezzo alla nebbia, vi farò scorrere le fotografie che ho realizzato prima a mano libera. E non ci credo neanche io, guardate, da quella parte c'è uno spettacolo che raramente si verifica in montagna. C'è un mare di nuvole incredibile. Il Gran Sasso da quella parte in fondo, forse a circa 100 km da qui, esce dal mare, è un'isola. Da quella parte ci sono dei raggi di sole che spaccano il cielo
illuminano di rosso questo mare. Io mi sono trovato raramente in queste condizioni. L'ultima volta forse nel 2015 durante un tramonto incredibile sul Corno Piccolo in inverno, e nelle fotografie che ho realizzato con il teleobiettivo, allungandomi molto verso questo mare di nuvole, sembrava quasi di essere in paradiso, tra virgolette, con in mezzo a questi batuffoli di ovatta colorato. Veramente sono molto emozionato, davvero. Molto tempo che non mi trovavo di fronte a un tramonto e una condizione così bella. Voglio realizzare quindi gli ultimi scatti e poi ci vediamo dopo per i saluti finali. E purtroppo anche l'avventura di questa sera ormai è finita. Devo lasciare la cresta del Monte Cavallo qui sulla Maiella, veramente a malincuore. Guardate dietro di me che cosa c'è, uno spettacolo, questo mare di nuvole che qui da Selva Romana arriva fino appena a Piedimonte e poi fino alla costa, in fondo da quella parte. Qui ci sono le gobbe di Selva Romana, le Murelle, la montagna si è scoperta, però lo spettacolo questa volta era veramente questo mare di nuvole. L'avrò ripetuto 100 volte, ma come avete capito trovarsi di fronte a questi spettacoli è davvero molto emozionante. La strada per tornare alla macchina è abbastanza semplice, bisogna seguire il sentiero così intorno poi al Monte Blockhaus. Ci sarà qualche punto critico con le radici dei pini mughi, adesso che sta diventando buio, andiamo verso la notte, però insomma niente di veramente difficile. Ed io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto, per avermi tenuto compagnia durante questo tramonto davvero incredibile. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure, magari sui prossimi tramonti. Andate a visitare anche il mio sito internet perché ci sono delle novità riguardo i workshop e la newsletter. Qui dal mare di nuvole, dalla Maiella, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!